Buongiorno a tutti, benvenuti in Confucionet, io sono Simone. Oggi parliamo di trend topics, come molti conoscono, soprattutto dopo l'avvento di Twitter, ovvero quali sono quegli argomenti o quelle discussioni che diventano di tendenza all'interno della rete. Immaginate un po' prima dell'avvento di internet quello che succedeva per esempio all'interno di luoghi come erano per esempio i parrucchieri, i barbieri, dove le persone mentre erano lì in attesa di farsi i capelli iniziavano a chiacchierare, a discutere di qual era un po' l'argomento del giorno, oppure in quei pub, bar un pochettino più di quartiere dove praticamente si discuteva dell'argomento politico della settimana o della partita, insomma quello che succedeva e che succede ancora oggi nel mondo reale. Internet diventa anche una vetrina ma a livello più globale, più generale, collegando naturalmente persone non sempre dello stesso, sicuramente dello stesso quartiere, ma a livello più generale. Questi trend sono cose veramente preziosissime per coloro che hanno dei siti internet o degli account all'interno dei social network. Perché? Perché questi trend vi permettono di andare a inserire i vostri contenuti, i vostri tweet, i vostri diciamo post nei social network nel momento in cui le persone hanno un'attenzione maggiore su determinato argomento. Immaginate per esempio in questo periodo il Covid che è diventato il trend mondiale, e qualsiasi settore ormai deve comunque scontrarsi con l'argomento Covid e quindi iniziare a produrre contenuti per informare le persone in base al proprio settore. Tralasciando il Covid, veniamo un pochettino più a quello che è la normalità e quindi ci sono alcuni dei trend che possono essere ampiamente anticipati e quindi chi vuole cavalcare alcuni trend li può prevedere. Per esempio sono gli eventi sportivi, i periodi di festività come il Natale, il Ferragosto, il periodo del diciamo la festa della mamma, la festa del papà, San Valentino. Bene, questi sono tutti trend che hanno un inizio e una fine, e chi ha una propria attività, un proprio sito internet all'interno della rete non può ignorare, perché in quel momento le persone parlano, discutono e fanno ricerche su quell'argomento. Se noi però vogliamo essere un pochettino più sofisticati, ovvero avere un controllo un pochettino maggiore di quello che è il trend, il chiacchiericcio in rete, ci sono tantissimi strumenti che permettono in tempo reale di vedere quali sono gli argomenti, non solo a livello generale o a livello nazionale, ma andare addirittura regione per regione. Adesso vi farò vedere come fare. Io ho selezionato 4 strumenti online, gran parte sono gratuiti, uno è a pagamento ma è anche quello più sofisticato, che permettono naturalmente di avere un pochettino un orecchio su tutto quello che succede in rete e su quelle che sono le notizie che girano di profilo in profilo nella rete. Il primo, naturalmente, il più semplice, è Twitter, quindi andando anche solo nella parte del avendo un account Twitter si può andare a vedere quali sono le tendenze sia a livello nazionale ma anche a livello di regione o di grandi aree metropolitane. Per esempio io in questo momento sono sulla tendenza di Milano, ma posso andare a vedere anche a livello nazionale quali sono le tendenze anche nelle varie nazioni. Questo ci permette di avere un pochettino un orecchio su quelli che sono i temi principali. Twitter, mentre prima aggregava solo gli hashtag, adesso aggrega anche parole, quindi termini di tendenza. Quindi possiamo vedere in questo momento c'è EasyJets, scusate, Emilio Fede, e man mano andiamo a vedere. Questo aggiornamento è costante, quindi è un aggiornamento immediato su quello che sono le tendenze del momento. Se noi siamo investiti nel nostro settore di un determinato argomento, è buona norma inserirsi magari
ripubblicare un proprio articolo oppure pubblicare un articolo se già pronto negli argomenti. Questo spesso e volentieri viene fatto, come dicevo, su dei trend che già a noi abbiamo preventivamente acquisito, sappiamo che c'è, magari siamo a giugno, sappiamo che a metà agosto ci sarà il Ferragosto oppure altre tendenze e noi possiamo già predisporre alcuni post che andranno naturalmente nella tendenza, cercando di cavalcare la tendenza del momento, di quel momento. Poi abbiamo naturalmente non solo Twitter, ma anche quello che è la tendenza, che è naturalmente le ricerche online, quindi tutto quello che le persone ricercano all'interno di Google. Lo strumento in questione, anche questo è gratuito ed è Google Trend. Andando praticamente, torno un attimino indietro e vediamo un attimino la home di Google Trend. Questo praticamente è il Google Trend che ci permette non solo di andare a fare una ricerca per un argomento e vedere nel tempo qual è la tendenza, se c'è una tendenza stagionale o no, o se è solo una tendenza del momento, e naturalmente in questo momento Google è concentrato su quello che è il coronavirus e abbiamo in fondo le tendenze del momento, ovvero le tendenze di solito delle ultime 24 ore, dove possiamo andare a vedere non solo quello che è oggi, quindi, ma anche nei giorni passati, e avere a livello visivo anche il numero delle ricerche che vengono fatte su un determinato argomento. Più il numero delle ricerche sono alte, naturalmente più è un trend forte. Essere nelle prime posizioni in un argomento di tendenza, soprattutto per un giornale online, diventa fondamentale, perché arrivano in pochissimo tempo una valanga di utenti all'interno del sito internet. Quindi questo, soprattutto per coloro che fanno giornalismo online, è uno strumento da tenere sempre sott'occhio. Se scoppia un caso, bisogna immediatamente attivare il giornalista che fa un pezzo sull'argomento. Naturalmente Google premia le fonti primarie, però avere anche una propria opinione, un proprio articolo sull'argomento di tendenza non fa mai male. Altro argomento, altra cosa è naturalmente le tendenze di più lungo respiro, quindi avere un po' una tendenza degli ultimi anni, degli ultimi mesi, di quelle che sono le tendenze in esplosione, quindi quelle tendenze che iniziano a montarsi perché è un argomento forte, naturalmente non un argomento come può essere uno scoop, una notizia o un evento, ma è un argomento che comunque sta diventando sempre più importante. Immaginate un pochettino quando sono nati i Bitcoin, come questo argomento mano a mano è cresciuto, adesso è sempre comunque un argomento di tendenza, anche come le monete virtuali. Bene, per questo strumento, per avere questo orecchio su quello che sono le tendenze intorno alla rete e su queste tendenze di lungo periodo, io consiglio Exploding Topics, che è uno strumento semplicissimo. Possiamo andare a vedere sia negli ultimi anni e negli ultimi mesi quali sono nelle nostre o nelle varie categorie quello che è quell'argomento che sta avendo maggior crescita a livello di ricerche organiche, e questo è secondo me molto importante, perché se siamo bravi possiamo veramente anticipare e entrare a gamba tesa su determinati argomenti che possono essere importanti intanto per farci scoprire da altri utenti, ma per poter anche indicizzare dei termini che magari fra qualche tempo diventano fondamentali. Andiamo per esempio a vedere il travel negli ultimi 3 mesi e possiamo andare a vedere quali sono i trend più importanti, quindi quelle parole chiavi più importanti, quegli argomenti più importanti. Cliccando dentro abbiamo un pochettino il numero di ricerche mensili e la crescita, quindi questa crescita è dall'inizio fino a questo momento, quant'è la crescita
del periodo. Come potete vedere, permanent makeup è diventato un argomento, sta diventando un argomento molto importante con circa 22.000 ricerche mensili. Naturalmente questo strumento deve essere adattato in base alle proprie esigenze, al proprio argomento, alla propria nicchia di mercato, però è sempre opportuno avere ogni tanto un occhio su quali sono le nuove tendenze che stanno scoppiando. L'ultimo, non meno importante, e l'ho messo per ultimo perché gran parte delle funzioni a pagamento, ma è anche quello che secondo me è il più scioccante, perché ci fa capire come nella rete siamo un pochettino tutti sotto controllo. Basta collegarsi ad internet e capire quali sono gli argomenti di tendenza in una determinata regione e poter effettivamente entrare nella discussione, capire anche qual è il sentimento generale in un determinato area, in un determinato luogo. Ed è Trends Map. Vi faccio vedere un po' qui la mappa, allargando praticamente, mettendo un zoom indietro, abbiamo praticamente l'Europa. Qui quali sono quegli argomenti che in Twitter, perché questa funzione fondamentalmente è sui trend di Twitter, sono quelli più dibattuti in rete. Man mano che noi andiamo su determinate regioni o paesi, possiamo andare a vedere per esempio quali sono i trend che in questo momento ci sono in Campania, a Napoli, e quindi avere un pochettino l'accortezza di quali sono gli argomenti. Il numero, abbiamo qui anche dei tweet dell'ultimo giorno, se è a livello locale o a livello globale, e se è diciamo una tendenza che è regionale o nazionale. Per esempio il 23 giugno è una tendenza nazionale, possiamo anche andare a vedere quali sono i tweet, quelli un pochettino più importanti, e questo ci permette di avere un pochettino sotto controllo quelle che sono le discussioni o gli argomenti regione per regione, nazione per nazione, continente per continente. Voglio andare per esempio a vedere quello che succede da me qui alle Isole Canarie e vediamo un pochettino quali sono gli argomenti più dibattuti e anche gli utenti più cliccati e più dibattuti. Quindi qui posso andare a vedere determinate parole che stanno diciamo entrando in trend e poter capire quelli sono anche solo il sentimento che c'è, qual è, se c'è una cosa di rabbia, una cosa di protesta, se c'è un argomento molto sensibile per le persone, poter magari intervenire con un mio post, tweet all'interno diciamo, dell'argomento in questione e entrare in contatto con tutte quelle persone che in questo momento stanno chiacchierando sull'argomento. Bene, spero di esservi stato d'aiuto. Questi sono solo 4, ce ne sono tantissimi, molti sono a pagamento, ma questi 4 già vi bastano per magari predisporre un piano editoriale, predisporre alcuni articoli, capire un pochettino come funzionano i trend e cercare di cavalcare un trend. Diventa veramente fondamentale per qualsiasi sito internet che voglia attirare traffico nel proprio sito internet. Bene, io spero di esservi stato d'aiuto, mi raccomando sempre positivi, quindi vi mando un abbraccio, iscrivetevi al canale, un bel like, condividete con chi vuole avere queste informazioni e alla prossima, ciao ciao.